Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo a vedere una ricetta che possiamo fare per le feste, come in questo caso di Natale, e non preoccuparci di dover cucinare all'ultimo minuto. Oggi facciamo l'arrosto di maiale ai funghi porcini e le patate arrosto, il tutto fatto al runner, in modo che possiamo stare a sedere nel tavolo con i nostri commensali e goderci il pranzo con loro. Andiamo ai fornelli. Per questa preparazione abbiamo bisogno di un pezzo di maiale, un po' di funghi porcini, io li ho lasciati da una parte quando ho preparato il sugo ai porcini, le patate, sedano, carota, uno spicco d'aglio, cipolla, prezzemolo, burro, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Andiamo a vedere come procedere. Mettiamo in una ciotola l'aglio, poi togliamo i gambi del prezzemolo, li spezziamo, gli diamo una tagliata grossolana, mettiamo anche questi nella ciotola, tagliamo le carote grossolanamente e anche queste le mettiamo nella ciotola. La stessa cosa facciamo col sedano e così anche per la cipolla, e anche questa mettiamo nella ciotola. Prima mi sono dimenticato di dirvi che negli ingredienti ci servirà anche un po' di farina. Prendiamo il nostro arrosto di maiale e cominciamo a condirlo. Gli mettiamo il sale, il pepe e cominciamo a massaggiarlo. A questo punto gli aggiungiamo un po' di farina e continuiamo a massaggiarlo. Ecco qua. Ora prendiamo una pentola, la mettiamo su nel fuoco, accendiamo, alziamo la fiamma, gli aggiungiamo l'olio, aspettiamo che si scalda bene, dopodiché gli andiamo a mettere l'arrostino e gli facciamo fare la crosta. Lo giriamo in tutti i lati per fargli fare la crosta e fermare la carne esternamente. Deve essere appena rosolato, vedi? Appena la crosta. Una volta che è rosolato tutto bene, andiamo ad aggiungere un bicchiere di vino bianco. Il bicchiere di vino dà un po' di acidità alla salsa, quindi se non vi piace potete anche non metterlo e bastano i succhi del pezzo di maiale che rilascerà in seguito. Facciamo insaporire bene. Poi togliamo il pezzo di carne, alziamo la fiamma e facciamo ristringere la salsina. Una volta che la salsina si è ristretta, la prendiamo e la versiamo qua con il nostro arrosto e lasciamo raffreddare. La stessa padella la teniamo nel gas, aggiungiamo un po' di olio, alziamo la fiamma. Quando l'olio è caldo, versiamo tutte le verdure che abbiamo tagliato precedentemente e le facciamo sfumare piano piano, girandole di tanto in tanto che non si brucino. Vedete, soffriggono piano piano senza bruciarle, si devono appassire piano piano, consumare l'acqua che hanno al loro interno poco alla volta e lasciare tutto nella padella, che dopo lo andiamo a recuperare con la salsina che abbiamo lasciato lì nel nostro arrosto. Quando cominciano a prendere un po' di colore, vuol dire che sta uscendo la pectina dagli odori, gli aggiungiamo una metà dei nostri porcini, che anche un po' di meno, giusto per fare insaporire la salsa. L'altra metà li teniamo qua da una parte. Ecco, ora andiamo a versare anche il sugo dell'arrosto, facciamo finire di ristringere tutto bene. Una volta che si è asciugato possiamo spegnere il gas e mettiamo anche questo nella ciotola e lasciamo raffreddare. Nel frattempo che si raffredda trittiamo il prezzemolo e lo teniamo qua da una parte. Poi sbucciamo le patate e le teniamo lì da una parte. Una volta che le avremo sbucciate tutte, le andiamo a tagliare a spicchi. Cerchiamo di fare degli spicchi più uguali possibili in modo da avere una cottura omogenea. Una volta tagliati li rimettiamo dentro la ciotola e le tagliamo tutte. Una volta finiti ne aggiungiamo un po' di burro. Il burro in questo caso serve perché quando le andremo a ultimare di cuocere gli si formerà quella crosticina spumosa, un goccino d'olio, aggiungiamo il sale e una macinata di pepe. Dopodiché prendiamo i sacchetti, mi raccomando girate sempre le estremità iniziali in modo che non si sporchino e permettano una sigillatura perfetta. Giriamo e cerchiamo di dividere in uguale misura per i due sacchetti. Ritiriamo sui lembi, li spianiamo un po' e controlliamo che siano più o meno della stessa quantità e li andiamo a sottovuotare.
Quando l'avremo chiuso tutti e due andiamo a impostare il ron a 85 gradi per mezz'ora. Facciamo partire e aspettiamo che si preriscaldi. Nel frattempo andiamo a chiudere anche l'arrosto. Si è raffreddato, lo inseriamo nella busta e aggiungiamo anche gli odori con i porcini che abbiamo fatto in precedenza. Distribuiamo bene in questo modo. Poi come sempre tiriamo su i lembi e lo andiamo a sottovuotare. Verifichiamo che sia sigillato tutto bene e lo lasciamo marinare per poi cuocerlo. Arrivata a temperatura li mettiamo giù, ricopriamo e aspettiamo che termina di cuocere. Finita la cottura togliamo dalla cottura e li immergiamo immediatamente in acqua e ghiaccio. Arrivata la temperatura di 68 gradi immergiamo e lasciamo cuocere per 12 ore. Ho impostato 68 gradi per 12 ore per ottenere un perfetto equilibrio tra la consistenza dell'arrosto e la borrosità del filetto alla griglia al sangue. Come sempre, appena terminata la cottura, lo immergiamo in acqua e ghiaccio per farlo raffreddare il più in fretta possibile. Lo teniamo qua per circa un'oretta, all'occorrenza gli aggiungiamo altri ghiacci e poi lo trasferiamo in frigorifero. È arrivato il giorno che dobbiamo finire il nostro pranzo, quindi tiriamo fuori le patate e l'arrosto. Impostiamo il forno e lo preriscaldiamo a 220 gradi. Apriamo le patate e le versiamo nella teglia da forno, rivestita con la carta da forno. Dopodiché spalmiamo bene le patate in tutta la teglia e le mettiamo su nel forno, chiudiamo e cuociamo per circa 15 minuti. Ed ora andiamo a finire la preparazione della carne. La prima cosa che dobbiamo fare è prendere i porcini che erano rimasti e li mettiamo nella padella a scaldare. Apriamo l'arrosto, lo togliamo dal sacchetto e tutto il contenuto del sacchetto lo andiamo a mettere nel blender. Diamo una girata ai porcini, prendiamo la salsa e la andiamo a frullare. Assaggiamo se va bene di sale, perfetta. I nostri porcini interi sono caldi e li mettiamo qua in una ciotola a parte. Nella stessa pentola versiamo la salsa e la mettiamo a scaldare. Nel frattempo le nostre patate continuano a cuocere, non gli manca molto, quindi andiamo a finire di tagliare l'arrosto. Lo tagliamo a fettine, non troppo fini, ma neanche esageratamente grosse, all'incirca di queste dimensioni. Che odorino! E guardate che cottura! Andiamo a impiattare. Prendiamo un po' del prezzemolo che abbiamo tritato, lo andiamo a mettere nel fondo del piatto per dargli un po' di colore. Prendiamo qualche fetta di arrosto e la andiamo a posizionare in questo modo. Di tanto in tanto non ci scordiamo di girare la salsina, controlliamo se le patate sono fatte. Manca poco, le rimettiamo ancora un po' in forno. Salsina calda, spegniamo e prepariamocela qua. Porcini caldi e li appoggiamo qua. Ora controlliamo le nostre patate, che a questo punto mi sembrano fatte. Spegniamo il forno, tiriamo fuori le patate, gli aggiungiamo un po' di rosmarino. Il rosmarino lo metto sempre alla fine perché in cottura rilascia l'amaro e non mi piace. Alla fine così rilascia il suo sapore del rosmarino fresco. E ora finiamo di impiattare. Giriamo bene le patate, le appoggiamo un po' nel piatto, un po' da una parte, un po' dall'altra. Mettiamo su la nostra salsina calda. Come avete visto l'arrostino non c'è stato bisogno di scaldarlo perché comunque le fette sì sono leggermente più spesse ma non eccessivamente tanto, quindi con la salsa calda si scalda già anche lui. Un po' di funghi caldi sopra, porcini, se volete ancora un po' di prezzemolo e il nostro piatto è fatto. Ed ecco qua il nostro piatto in un quarto d'ora finito, così possiamo mangiare tutti assieme con i nostri commensali. Buon appetito, alla prossima!